Richiesto da molto tempo, forse veramente mancava. Eccolo qui, è arrivato il vestitino più romantico che ci sia. Salve a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute o bentornate sul mio canale. Io sono Elisa Masi, modellista, esperta di cucito, lavoro nel mondo del cucito dal 2003 e da qualche anno ho creato umilmente il mio brand di cartamodelli. Cartamodelli corredati da video tutorial per farti imparare a cucire divertendoti. Ve l'ho già un po' anticipato, oggi parliamo del cartamodello Lulu. Cartamodello che potete trovare su www.mamacostoffa.it e solo per un periodo limitato potete scaricare una versione gratuita. Vi lascio tutti i riferimenti qui sotto nella box descrizione. In questo video troverete una versione ridotta del tutorial, mentre il tutorial completo lo troverete nella versione completa del cartamodello. Ma già questo video vi fa capire come si confeziona. Ovviamente nel tutorial completo viene tutto descritto in modo super minuzioso e anche se sei alle prime armi riuscirai a portare a termine bene il tuo modello. Infatti ci soffermeremo molto sulle finiture, cosa che secondo me è assolutamente importante. Ma prima di guardare il video vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e lasciarmi un bel pollice in su di incoraggiamento. A voi non costa assolutamente niente, ma mi date davvero una grande mano. Vi lascio ancora una volta tutti i riferimenti qui sotto nell'info box e vi invito a guardare il video. Ciao! Eccoci alla lista pezzi. Abbiamo 4 tasche, 2 interne e 2 esterne. A quella interna, per dare una finitura particolare, vado a togliere 2 centimetri di cucitura sopra, altrimenti potete tenerla esattamente uguale e girate l'orlo semplicemente. Poi abbiamo 2 pezzi davanti, un dietro che è intero, la parte della bottonatura già con la fliselina sul retro del tessuto e sono 2 pezzi. Dopodiché abbiamo le paramonture del girocollo, 2 del davanti e una del dietro. Sul davanti abbiamo le tasche, allora il dietro è intero, non abbiamo tasche, non abbiamo niente, eccolo qua, mentre nel davanti abbiamo le tasche, quindi dopo, qui vedete il foro, dopo dovrò andare appunto a segnarmi la posizione ovviamente sul davanti destro e sul davanti sinistro. Tagliata in sbieco ho l'aletta e ovviamente ne ho 2 perché una destra e una sinistra, è inutile dirlo. Inoltre ho tagliato 2 pezzi in sbieco alti circa 4 cm. Ho anche i bottoni per la bottonatura davanti.
Donne con stoffa, abbiamo finito, vediamo il risultato.